Nell'aprile del 1246 i nobili arroccati nel castello di Capaccio videro comparire all'orizzonte un esercito con le insegne e i drappi imperiali. Federico II di Svevia li aveva mandati lì per catturare tutti coloro che avevano complottato contro di lui. L'assedio durò fino a luglio, quando i congiurati si arresero e il sovrano fece circa 150 prigionieri. Fra di loro spiccava un numero consistente di aristocratici provenienti da tutta Italia, da nord a sud, passando per i territori dello Stato Pontificio, dove regnava il sobillatore che aveva ordito l'evento, Papa Innocenzo IV. Fra Chiesa e Corona in quel periodo non correva buon sangue, ma la congiura aveva origini precise che risalivano agli anni dell'ascesa al trono di Federico e ai vari contrasti con i predecessori di Innocenzo. La congiura di Capaccio fu la goccia che fece traboccare il vaso e i traditori subirono delle punizioni atroci. Ma partiamo da principio e tentiamo di capire perché il sommo pontefice aizzò contro l'imperatore dei nobili che, fino a quel momento, erano stati degni della sua fiducia o avevano ricoperto cariche di grande prestigio. Federico II non si fidava dei suoi nobili e, come vedremo più avanti, aveva ragione. Oggi tendiamo a fidarci troppo dei tanti servizi che sono disponibili sul web e spesso non ci proteggiamo abbastanza, ma a tutto c'è un rimedio, in questo caso NordVPN. Con NordVPN accedi al web da PC, smartphone e tablet, mentre per la TV con Amazon Fire TV, Android TV o con Xbox e PlayStation. Avrai una connessione sicura e sei certo che i tuoi dati personali non finiscano in giro su computer di estranei malintenzionati. Ti sei salvato le password sul PC o sullo smartphone e ti stai connettendo dal wifi di un hotel? Non devi stare a controllare se nell'angolo remoto della sala c'è un tizio con gli occhiali scuri e la faccia da hacker. Con NordVPN sei certo che nessuno entrerà nel tuo computer. La visione del tizio con gli occhiali era una battuta, ma questi rischi si corrono con i software che installiamo noi stessi sui nostri device. Oltre alla sicurezza, puoi scegliere di far rilevare alle app che stai usando di trovarti in qualsiasi stato nel mondo, quindi aprire il lucchetto a tutte quelle serie TV che si possono vedere soltanto dagli Stati Uniti. Ah, ma non vi ho ancora detto la parte più bella riservata a noi, amici di Vanilla. Se attivate il servizio tramite il link che trovate in descrizione qua sotto, vi fanno un bello sconto, vi danno 4 mesi aggiuntivi sul totale dell'abbonamento grazie all'offerta Black Friday a tempo limitato e quindi spendete poco per un servizio che vi assicura contro le brutte sorprese informatiche. Insomma, Federico II ammazzò in modo orribile i 150 congiurati che cospirarono contro di lui. Voi non dovete arrivare a tanto. Vi sarà sufficiente attivare NordVPN e potrete tenere le asce, i cappi e la legna per il rogo riposti in cantina. E ora, torniamo al video. Quando Federico II era ancora solo re di Sicilia, il papa in carica era Innocenzo III, un grande sostenitore della ierocrazia, ovvero di un ordinamento politico fondato sul predominio della casta ecclesiastica. In poche parole, significava che, in quanto depositaria del volere divino, la Chiesa aveva il diritto di imporsi al di sopra del potere temporale, incluso quello della corte federiciana. Innocenzo morì il 16 luglio del 1216 e gli successe il più cauto Onorio III, che concesse a Federico II il titolo di imperatore del Sacro Romano Impero. Seguirono anni di calma apparente, in cui il sovrano si dedicò al suo famoso mecenatismo e al rinnovamento delle istituzioni del meridione, inclusa l'introduzione del diritto romano, ma la pace non durò a lungo. L'Italia era un mosaico politico molto frastagliato e vari comuni del nord si riunirono nella Lega Lombarda, un'alleanza militare volta a contrastare l'egemonia dell'imperatore. Il pontefice aveva come priorità la riconquista di Gerusalemme, intervenne e cercò di sedare gli animi. La nobiltà rientrò nei ranghi e, almeno a parole, il mondo cristiano si pacificò. Un successo che permise alla sede apostolica di indire la quinta crociata. Ma non tutto andò secondo i piani e Federico, chiamato nella lotta al mondo musulmano come sovrano cristiano, scelse di non parteciparvi, con il risultato che la campagna fu un completo disastro.
Onorio III morì nel 1227 e gli successe Gregorio IX che, come il suo predecessore, fomentò un nuovo intervento in Terra Santa, questa volta guidato dall'imperatore. Federico aveva già da tempo intrapreso delle ottime relazioni diplomatiche con il sultano al-Malik al-Kamil e poco lo entusiasmava l'idea di inimicarselo. Alla fine l'ebbe vinta Gregorio e l'8 settembre del 1227 Federico partì controvoglia da Brindisi. Il viaggio durò poco perché a bordo scoppiò un'epidemia che rese necessario rimandare la spedizione. Quando la notizia giunse in Vaticano, il Papa perse la pazienza e scomunicò all'imperatore che, per farsi perdonare, il 28 giugno del 1228 riorganizzò le truppe e finalmente salpò alla volta di Gerusalemme. Approdò in Terra Santa 3 mesi dopo e l'11 febbraio del 1229 si accordò col sultano per un compromesso senza spargimenti di sangue. Al-Malik cedette il possesso della città ai cristiani, a esclusione di alcuni luoghi sacri al mondo islamico, primo fra tutti la moschea di Omar e la cupola della roccia. Per Federico invece fu un successo su tutti i fronti, perché nel 1225 aveva sposato in seconde nozze Iolanda di Brienne, legittima erede al trono di Gerusalemme, il che lo rendeva di diritto il nuovo sovrano del Santo Sepolcro. A Gregorio questa soluzione naturalmente non andò giù e per porre freno al potere dell'imperatore ordinò alle milizie vaticane di marciare sulla Sicilia. Lo scontro durò fino al 1230, quando il Papa revocò la scomunica e rinsaldò i rapporti fra Chiesa e Corona. Finiti i dissidi con il clero, Federico dovette far fronte al ritorno di fiamma della Lega Lombarda, alla quale inflisse una durissima sconfitta a Corte Nuova il 27 novembre del 1237. Per festeggiare mandò a Roma un carro con sopra le insegne della città appena conquistata, il carroccio, ma il popolo, che mal digeriva la dominazione papale, si infervorò e diede inizio a una rivolta. Negli anni successivi Chiesa e Impero giunsero di nuovo ai ferri corti, ma Gregorio morì il 22 agosto del 1241 e, fatta eccezione per i 16 giorni di pontificato di Celestino IV, il soglio di Pietro restò vacante fino al 1243. In quei 2 anni di vuoto di potere della sede apostolica, i sacerdoti andarono in cerca di un ministro di Dio capace di tener testa a Federico II e di ridimensionare la sua influenza. Quel qualcuno fu Innocenzo IV. Il Santo Padre non perse tempo. Alla fine del 1244 convocò un concilio che si aprì l'anno successivo a Lione. Gli argomenti all'ordine del giorno erano 5, ma il più importante aveva per protagonista Federico II, colpevole, a dire del clero, di reiterati soprusi ai danni del potere spirituale. Le sedute terminarono il 17 luglio e il sovrano ne uscì scomunicato e deposto in qualità di apostata e traditore. La sentenza era già di per sé grave, perché la Chiesa aveva smesso di considerarlo un monarca. Questa cosa legittimava i sudditi a insorgere contro di lui, ma da Lione era partita anche una congiura per assassinarlo. Ne venne a conoscenza a settembre attraverso dei documenti ritrovati dai suoi uomini in un convento nei pressi di Parma. Federico si precipitò nella città emiliana e seppe che Bernardo Orlando Rossi, suo alleato nell'Italia settentrionale e cognato di Innocenzo, era fuggito insieme a delle guardie papali. A quel punto era chiaro che l'ordine fosse partito dal Vaticano e si ritirò a Grosseto per trascorrervi l'inverno e meditare sul da farsi. Per un po' la situazione parve calmarsi, ma nel marzo del 1246 un emissario del conte Riccardo Sanseverino di Caserta, uno dei suoi fedelissimi, lo informò che le macchinazioni papali si erano rimesse in moto e che in Umbria un esercito con in testa il cardinale Ranieri di Viterbo stava penetrando nei territori imperiali. Quando udirono le parole del messaggero, i congiurati lì presenti abbandonarono la corte di Grosseto e si diedero alla macchia. L'esodo dei nobili fu la dimostrazione che il complotto aveva radici molto profonde e l'imperatore ordinò all'esercito di attaccare il Cilento, dove si erano rifugiati gran parte dei traditori. Nel giro di poco tempo caddero i forti di Sala Consilina e Alta Villa Silentina e i superstiti ripiegarono nel castello di Capaccio.
La vicenda si concluse con un assedio di circa 3 mesi in cui i soldati federiciani sabotarono le cisterne e lasciarono i cospiratori senza acqua. Il torrido caldo di luglio fece il resto e i prigionieri catturati furono circa 150. Durante gli interrogatori saltarono fuori tante conferme, incluso il coinvolgimento del Papa, attestato da alcuni documenti e da confessioni ottenute non sotto tortura. Il sovrano decise di vendicare l'affronto con una punizione esemplare. Tutti i cospiratori erano nobili che avevano ricoperto per lui almeno un incarico di grande prestigio e per questo li considerò alla stregua dei parricidi, ovvero coloro i quali si macchiano dell'omicidio di un padre. In Sicilia Federico aveva introdotto il diritto romano e la legge contro i parricidi, la cosiddetta Lex Pompeia, giudicava un tale atto un crimine contro natura, con esecuzioni che, di conseguenza, dovevano richiamare i 4 elementi naturali: l'acqua, l'aria, il fuoco e la terra. I nobili non avrebbero immaginato a cosa andavano incontro. Per prima cosa fece loro tagliare le mani, amputare le gambe e tagliare il naso, poi li fece accecare con dei tizzoni ardenti. Il prosieguo, però, fu molto più terribile del preambolo. Da una lettera di Terrisio d'Atina, uno dei letterati della corte federiciana, apprendiamo che alcuni furono legati ai cavalli e trascinati a morte per quella stessa terra che avevano voluto cospargere di sangue innocente. Altri furono chiusi in dei sacchi e gettati a mare perché avevano voluto propinare ai fedeli il calice dell'amarezza. Altri ancora furono impiccati per aver corrotto l'aria nel comunicarsi il nefando proponimento o andarono al rogo, dove le fiamme avvolsero coloro che avevano estinto il fuoco della fedeltà. Quanto a Tebaldo Francesco, il monarca gli riservò un trattamento esclusivo. Tebaldo era stato uno dei suoi fedelissimi, innalzato fino alle più alte cariche dell'Italia settentrionale, e Federico lo trasformò in un monito a non sfidare mai più l'autorità imperiale. Gli inchiodò alla fronte una lettera in cui Innocenzo lo esortava a portare a termine la congiura, poi lo fece accecare, mutilare del naso, delle braccia e delle gambe e infine ciò che ne restava fu messo su di un carro e andò girando di città in città con questo proclama: guardate quest'uomo mostruoso e fate in modo che la pena inflitta a questo folle ammaestri il vostro animo e la vostra mente, perché non abbiate mai a dimenticare ciò che vedeste e conserviate a lungo il ricordo di un giusto giudizio. Difficile sapere quanti di questi resoconti siano aderenti alla realtà. All'epoca le amputazioni erano spesso causa di morte immediata, quindi dei 150 nobili coinvolti, molti morirono certamente prima delle torture della terra, dell'acqua, dell'aria e del fuoco. Ma tali dettagli statistici, se così vogliamo definirli, all'epoca non venivano registrati. Molte delle più grandi famiglie della nobiltà italiana persero i loro membri di spicco e in particolare i Fasanella, i Morra e i Sanseverino subirono pesanti ridimensionamenti. I territori più colpiti dalle sentenze furono quelli del Cilento, dove risiedevano i signori dei tanti comuni che avevano supportato i piani del Papa. Secondo alcuni storici, a Capaccio Federico fece prigioniere anche le donne presenti al castello e le vendette come schiave. Ma qualcuno fra i prigionieri riuscì a salvarsi, ad esempio Pandolfo di Fasanella e Giacomo di Morra trovarono rifugio a Roma e si misero al servizio di Innocenzo IV. Chiuso il triste capitolo di Capaccio, i contrasti con il Papa continuarono fino al 13 dicembre del 1250, quando il monarca si spense in circostanze mai chiarite. Quel giorno se ne andò colui che la Chiesa considerava l'anticristo. Per altri Federico II di Svevia, imperatore del Sacro Romano Impero, re di Sicilia e di Gerusalemme, fondatore dell'Università di Napoli a lui intitolata, era stato un grande mecenate dell'arte e della cultura. Non si sa chi sia stato Federico II, gli storici lavorano tutt'oggi sulla sua figura, ma certo è che sarà ricordato per sempre come Stupor Mundi, lo stupore del mondo.